Milano non è solo fatta di pietra e asfalto, c'è un luogo dove l'acqua racconta storie antiche, i Navigli. È un pomeriggio di fine estate e il sole ha iniziato la sua discesa. Non è più la luce forte del mezzogiorno, ma una luce morbida, quasi timida. Questa luce si riflette sul Naviglio Grande, creando piccoli diamanti che ballano sulla superficie dell'acqua. Lungo il canale, i bar e i negozi iniziano a prepararsi per la serata. C'è un leggero brusio di tazze di caffè e passi sul marciapiede, ma in questo angolo regna ancora una calma speciale. È il momento perfetto per fermarsi e guardare. In questo scenario incontriamo Elisa. Elisa è una fotografa, ma non cerca le modelle o le macchine veloci. Lei cerca la bellezza nelle cose che gli altri non vedono. È seduta su un vecchio muretto di pietra, con la sua macchina fotografica pronta tra le mani. Il suo sguardo non è rivolto alla gente, ma ai vecchi palazzi che si specchiano nel canale. I palazzi lungo il Naviglio Grande hanno colori che sembrano venire da un'altra epoca. C'è il rosso mattone, il giallo ocra delle vecchie case milanesi e il verde scuro delle piante che scendono dai balconi. Elisa osserva queste sfumature con molta attenzione. Sa che per fare una buona fotografia non serve solo la tecnica, serve soprattutto la pazienza. Accanto a lei, in un vaso di terracotta, c'è una pianta di rosmarino. Elisa muove leggermente le dita tra le foglie e respira il profumo fresco e pungente. Quel profumo le dà energia e la aiuta a concentrarsi. Mentre aspetta la luce giusta, Elisa ascolta i suoni della città. Sente il fruscio del vento tra gli alberi, il rumore metallico di una bicicletta che passa su un ponte di ferro e la voce lontana di una radio. È una melodia urbana che la accompagna nella sua attesa. Lei non ha fretta, sa che la città le regalerà un segreto, deve solo sapere quando scattare. All'improvviso la luce cambia. Il sole scende ancora un po' e colpisce un vecchio palazzo dipinto di un giallo caldo. In quel momento l'ombra di un albero si allunga sulla facciata, creando un contrasto meraviglioso. Un signore anziano, con un cappello scuro, passa lentamente davanti al palazzo, portando con sé un giornale. È la scena che Elisa stava aspettando. Il tempo sembra fermarsi. La luce, il colore e l'uomo creano una composizione perfetta, come un quadro di un museo. Elisa trattiene il respiro e preme il pulsante della macchina. Clic! La foto è fatta. Non è solo un'immagine, è la storia di quel momento, il colore nascosto di Milano che si è rivelato solo a lei. Elisa sorride e guarda lo schermo della macchina. Si sente felice e in pace con il mondo. Elisa mette via la sua attrezzatura e decide di camminare ancora un po' lungo il canale. La sera sta arrivando e le luci dei lampioni iniziano ad accendersi, creando riflessi dorati nell'acqua scura. Camminando, Elisa pensa che l'arte è proprio questo, la capacità di trovare la magia nella vita di tutti i giorni. Spesso corriamo troppo e non vediamo la bellezza che ci circonda. Il segreto del Naviglio non era l'acqua o il palazzo, ma il tempo che lei ha dedicato a osservarli. Tornando verso casa, Elisa si sente grata per questo pomeriggio. Milano le ha insegnato che anche in una grande città moderna si può trovare un angolo di serenità. Porta con sé la sua fotografia e il profumo di rosmarino, sapendo che domani ci sarà un altro colore nascosto da scoprire.
La notte scende su Milano, portando con sé il riposo per Elisa e per tutti i sognatori della città.